Elena Bottinelli, Head of Digital Transition and Transformation del gruppo San Donato, il primo gruppo della sanità privata italiana, ma anche amministratore delegato di 2 delle strutture ospedaliere del gruppo, già amministratore delegato del San Raffaele e del Galeazzi a Milano. Il gruppo San Donato è un gruppo composto da 58 strutture, di cui 3 istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, quindi ospedali dedicati alla ricerca oltre che alla clinica, che sono San Raffaele, San Donato e il Galeazzi, e strutture ospedaliere che sono strutture di territorio, oltre ad ambulatori che arrivano fino ad essere all'interno dei centri commerciali. Quindi una differenza di strutture importanti, e da qua nasce l'esigenza di creare un ecosistema digitale connesso. Già dal 2019 il gruppo si è posto l'obiettivo di lavorare sui temi di digitale e per questo ha sviluppato una propria app interna per le prenotazioni e lo scarico dei referti. Contemporaneamente ha sviluppato anche dei progetti di telemedicina che si sono sviluppati parecchio durante il periodo Covid. Ad un certo punto però, alla fine del 2021, ha pensato di fare sintesi su tutti questi progetti e costruire una nuova piattaforma che potesse essere un nuovo modo di connettere le strutture, i professionisti, i pazienti e attendere anche l'intero ecosistema. Perché? Perché secondo noi l'ecosistema digitale sarà qualcosa di più rispetto alla connessione fra paziente e ospedale, ma vedrà sempre più player all'interno dello stesso. Potrebbero essere le farmacie, potrebbero essere i medici di base, potrebbero essere le aziende e le assicurazioni, e quindi è importante creare una piattaforma che possa in prospettiva connettere tutti questi mondi. E per questo abbiamo deciso di fare una gara, cercare un partner che fosse come noi indirizzato a questi obiettivi, che avesse le spalle larghe e potesse quindi creare una reale partnership da costruire nel tempo, perché l'obiettivo era quello di lavorare secondo la metodologia Agile e quindi costruire delle soluzioni che poi si affinano nel tempo e vanno incontro alle esigenze dei pazienti, basandosi anche sulle risposte che i pazienti stessi danno rispetto alle soluzioni. Ricordiamoci che le soluzioni digitali funzionano se i pazienti li adottano, e quindi è importante capire e avere realmente il polso di quello che i pazienti, che sono i nostri clienti, chiedono, e nello stesso tempo attivare anche quella trasformazione digitale che fa sì che le soluzioni siano poi adottate anche all'interno delle strutture dei nostri medici. Quindi dalla condivisione delle progettualità e dall'evoluzione delle stesse si arriva poi a un prodotto che man mano viene affinato. Quindi abbiamo ritenuto che la scelta di Microsoft e di Dynamics fosse la scelta giusta, perché ci dava da un certo punto di vista la garanzia di prodotti già certi, già molto utilizzati. Pensiamo ad esempio a Teams, a come viene utilizzato Teams nella comunicazione, quindi come potesse essere utilizzabile anche nella interlocuzione fra pazienti e medici. Ma nello stesso tempo aveva in pipeline una serie di partner anche innovativi, perché qua si stanno cercando anche delle soluzioni in anticipo rispetto ad altri e quindi cercare di capire quello che funziona, quello che non funziona. Ad esempio abbiamo scelto di lavorare sul Symptom Checker. Il Symptom Checker è una soluzione che consente al paziente di autovalutarsi e quindi di cominciare a fare una sorta di valutazione dei propri sintomi per cercare in qualche modo anche in prospettiva di sgravare l'accesso magari a inutili prestazioni. E quindi il Symptom Checker è qualcosa che va ancora implementato, studiato, valutato, ed era importante quindi capire con Microsoft quali potessero essere dei futuri partner che potessero accompagnarci in questo percorso che ipotizziamo durerà qualche anno. Quindi da una parte la garanzia di un'azienda di un certo tipo, dell'azienda Microsoft ovviamente, delle sue progettualità complessive, della sicurezza dei dati che possiamo quindi in qualche modo condividere e quindi ovviamente tutto quello che è la garanzia di cyber security e di sicurezza e di rispetto anche delle normative, e dall'altra la possibilità di avere a che fare con un'azienda che fa scouting di nuove soluzioni e che quindi ci possa anche suggerire la scelta giusta per rispondere a certe esigenze. Quindi questo è il motivo per cui dopo la gara abbiamo scelto Microsoft. Oltre ovviamente alla garanzia che Microsoft ci ha dato già in altri progetti che abbiamo fatto insieme, ad esempio sull'intelligenza artificiale,
di rispetto delle tempistiche. Per noi era importante anche questo aspetto, quello di arrivare prima di altri nelle soluzioni e quindi avere la garanzia che i tempi che ci aspettavamo fossero rispettati. Per lavorare con la metodologia Agile abbiamo quindi costruito un tavolo che da parte nostra ha messo a disposizione competenze sia tecniche che di user experience, che di marketing, che di commerciali anche, ma anche cliniche. E quindi questo ci ha consentito ovviamente di ingaggiare una serie di figure anche negli ospedali. Questo è un po' anche il mio ruolo, quello di essere di transizione fra la parte tecnologica e gli ospedali per arrivare poi al fatto che le soluzioni vengano realmente scaricate a terra. Quindi anche negli ospedali abbiamo cercato delle figure, individuato delle figure che abbiamo chiamato Digital Ambassadors, che possono essere quelli che poi promuovono queste soluzioni all'interno delle strutture ospedaliere e che sono state anche quelle che hanno in qualche modo individuato i primi medici con cui possiamo partire. Abbiamo parlato di 58 strutture, quindi complessivamente nella prima fase abbiamo ipotizzato di coinvolgere 1000-1500 medici e quindi è importante che ciascuna struttura abbia chi all'interno della stessa promuove queste soluzioni. Che cosa abbiamo previsto nel primo rilascio? Abbiamo previsto alcune funzionalità che riteniamo base, che sono ovviamente quelle innanzitutto di non buttare via tutto il lavoro che abbiamo fatto in passato rispetto alla nostra app e quindi tutte quelle soluzioni che l'app già prevedeva, quindi la prenotazione, lo scarico dei referti, ma anche aggiungere ovviamente tutto il tema della telemedicina e quindi la possibilità dei videoconsulti, la possibilità delle videovisite sincrone e asincrone e anche ovviamente tutto quello che è lo scambio di documentazione con il medico, quindi cercare di creare una nuova relazione fra paziente e medico che sia istituzionale e che non utilizzi degli strumenti che non sono sicuri come il WhatsApp di turno, ma che garantiscono anche al medico di avere la possibilità di scegliere gli orari in cui effettuare e in cui lavorare insieme al paziente. Molti medici oggi sono sopraffatti dall'utilizzo di questi strumenti non controllati e quindi la possibilità di dare un ambiente di lavoro che in qualche modo li tuteli è stato fondamentale. Un altro punto essenziale è stato l'introduzione del symptom checker, quindi della possibilità di lasciare al paziente una prima fase di autovalutazione anche critica dei propri sintomi che potesse consegnare poi al medico già un'anamnesi iniziale e poi tutto quello che è il tema della relazione col paziente, quindi tutte quelle esperienze che derivano da altri mondi, della relazione col cliente che vengono trasferiti poi ai pazienti in modo quindi da creare anche dei percorsi personalizzati. Per noi il punto fondamentale di questo progetto è istituire un patient journey del paziente, cioè cercare di portare per mano il paziente rispetto a quello che è l'esigenza che lo contraddistingue e quindi poter creare dei percorsi mirati avendo a disposizione i dati che il paziente ci dà a disposizione è fondamentale. Ovviamente parliamo di percorsi che non sono al 100% digitali, possono essere e devono essere dei percorsi misti, ma proprio per questo abbiamo bisogno di dati e quindi di selezionare e suggerire al paziente il modo migliore di effettuare una certa visita oppure un certo intervento e quindi poter dialogare in un modo che vada al di là rispetto a quello che è oggi anche dei confini dell'ospedale, ma che possa essere trasversale e seguire il paziente nel tempo o in anticipo rispetto anche al suo bisogno di salute. Noi riteniamo che queste soluzioni digitali devono essere all'interno del percorso di cura del paziente, quindi per noi è importante che il medico all'interno dell'organizzazione capisca quali sono i passaggi che il paziente può effettuare in digitale. Penso che quello che sarà sicuramente più prevalente sono le videovisite che però possono essere anche parte di un percorso di ricovero, cioè pensiamo ad esempio alla parte del pre-ricovero, quando il paziente si prepara all'intervento, quindi la mancata esigenza a volte di recarsi in ospedale ma poter effettuare la visita con l'anestesista in remoto. Ecco, questo ad esempio è un tipico esempio in cui
se inserito all'interno di un percorso di ricovero, la visita anestesiologica può essere fatta in remoto senza che il paziente si debba spostare. Ma anche le visite di controllo, quindi le visite di controllo sia che si parli di pazienti ambulatoriali, ma anche di pazienti che sono stati operati e su cui è necessario fare un follow-up. Non sempre il follow-up è necessario che venga fatto in presenza. Allora, siccome uno degli obiettivi dell'ospedale del futuro è quello di essere sostenibile, e la sostenibilità ovviamente passa anche attraverso il fatto che il paziente non si sposti per niente, noi riteniamo che le videovisite sicuramente saranno un punto essenziale. Questa è una piattaforma che svilupperemo nel tempo e per cui le soluzioni che andremo a utilizzare ad oggi possiamo solo ipotizzarle. Sicuramente dovremo utilizzare delle soluzioni anche di BI che possono aiutare il medico a lavorare meglio. Il medico è da una parte a volte preoccupato dell'utilizzo del digitale, come se il digitale invadesse la sua vita privata. Noi dobbiamo cercare di rendergli invece la vita più semplice possibile, dobbiamo cercare di trovare quelle soluzioni che gli consentano di togliere una parte del lavoro amministrativo e quindi la piattaforma può sicuramente aiutarlo e anche le future soluzioni ovviamente che ci aspettiamo di intelligenza artificiale vanno in questa direzione, cioè quello di razionalizzare e far da filtro rispetto anche all'agenda che il medico può avere a disposizione per potergli realmente consentire di dedicare il suo tempo alla visita dei pazienti. Quindi quello che stiamo creando è una soluzione in cui in modo progressivo cercheremo di capire quali sono le esigenze del medico, cosa può semplificare la vita al medico, quali sono le esigenze del paziente, anche per il paziente cos'è più utilizzabile e cosa meno utilizzabile. Per questo è importante avere anche dei riscontri, dei dati, dei KPI rispetto a come questa soluzione sta funzionando, perché ci consentirà di costruirla in modo sempre più mirato rispetto alle esigenze dei pazienti e dei medici. Il change management è una parte essenziale di questa trasformazione digitale che stiamo vivendo e per questo è stato importante anche confrontarsi con Microsoft, adottare anche le linee guida di Microsoft e cercare di costruire insieme dei percorsi di change management per le nostre organizzazioni, per le nostre strutture. Quindi abbiamo realmente creato insieme come partner dei percorsi che sono quelli che riteniamo siano quelli che facciano veramente la differenza e possano consentire anche di capire quali sono le competenze necessarie, che tipo di supporto dobbiamo dare al nostro personale per fare in modo che queste soluzioni digitali siano adottate. Ecco, quindi lavorare insieme, ognuno dal suo punto di vista e confrontarsi rispetto alle best practice che ognuno di noi ha a disposizione è fondamentale. Cosa ci aspettiamo da Dynamics 365? Ovviamente ci aspettiamo che una piattaforma di questo tipo, con la flessibilità che offre, possa aiutarci a costruire una nuova relazione col paziente che ci permetta di fidelizzare i pazienti. Se noi creiamo e annettiamo nel tempo tanti tool diversi, in funzione ovviamente di quelli che riteniamo siano i trend verso cui andiamo, pensiamo ad esempio a tutto quello che è il rapporto con le farmacie, la consegna del farmaco, la verifica dell'aderenza farmaceutica, sono tutti aspetti che permettono di fidelizzare i pazienti e ovviamente poter essere sul mercato prima di altri, e per questo Microsoft è stato fondamentale nell'offrirti delle soluzioni con grande tempestività. Ecco, essere sul mercato prima di altri può fare la differenza. E riteniamo che l'avere una rete di strutture ambulatoriali, di ospedali, possa creare quell'ecosistema che altri non possono offrire. Altri magari offrono delle singole soluzioni verticali, ma non possono offrire delle soluzioni che vanno in modo così trasversale a coprire tutte le esigenze, dall'esigenza della visita alla second opinion. Chi entra all'interno della piattaforma può navigare all'interno della stessa e andare a scegliere quelli che sono i supporti di cui ha bisogno nel suo percorso di cura. Quindi può prenotare una visita in una struttura, può chiedere un parere in un'altra struttura senza mai uscire dalla piattaforma. Ecco, questo per noi è fondamentale e riteniamo che siano poche le soluzioni tecnologiche che offrono questo vantaggio e poche le strutture sanitarie e i gruppi sanitari che offrono questo vantaggio.
Il futuro cosa ci riserva? Allora, è veramente bello poter lavorare in collaborazione con Microsoft che diciamo, porta alla luce nuove soluzioni tecnologiche. Siamo nell'era dell'intelligenza artificiale. Quali possono essere le soluzioni da adottare con l'intelligenza artificiale? Siamo tutti interessati a capirle. Quindi sicuramente Copilot offrirà grandi opportunità di razionalizzazione del lavoro del medico, anche nel supporto alla creazione di quelli che sono dei report, ma nello stesso tempo siamo anche molto interessati a capire qual è la possibilità di utilizzo dell'intelligenza artificiale in altre forme. Noi stessi con Microsoft abbiamo una piattaforma di intelligenza artificiale su cui stiamo collaborando e quindi anche quell'esperienza probabilmente verrà inserita e potrà fare realmente sì che il nostro gruppo abbia una struttura hub and spoke, come vorremmo che poi fosse quello che succede anche sul territorio nazionale. Abbiamo dei centri di riferimento che sono dei centri di ricerca che possono sviluppare delle progettualità specifiche su specifici ambiti di interesse. Pensiamo alla cardiochirurgia, a tutta la cardiologia, pensiamo all'oncologia, pensiamo all'ortopedia. Ecco, attraverso delle soluzioni di intelligenza artificiale che possono essere messe così in condivisione all'interno della piattaforma che stiamo sviluppando, noi potremo creare quel mondo per cui l'ospedale periferico che non ha accesso ai dati dell'ospedale centro di ricerca può comunque utilizzare gli algoritmi per migliorare la cura dei propri pazienti e nello stesso tempo, attraverso un meccanismo federato, poter fornire i dati per alimentare gli algoritmi di intelligenza artificiale. Dove arriveremo? Non lo sappiamo ancora. Sicuramente quello che faremo sarà comunque a servizio del sistema sanitario nazionale. Noi pensiamo che essere pionieri in questo possa essere un contributo anche per l'Italia.